Salve a tutti! In questo video realizzerò un oscillatore di tipo Colpitts sia a frequenza fissa che variabile utilizzando una valvola, più precisamente un triodo. Ma prima un breve accenno su come sono nate e come funzionano le valvole. Pare che durante i suoi esperimenti con le lampade a filamento in carbonio, Thomas Edison abbia notato che queste tendevano ad annerirsi, diminuendo d'efficienza. Per migliorarle, pensò di mettere all'interno delle lampade un elettrodo per catturare le particelle che venivano prodotte. La cosa non funzionò come si aspettava. Tuttavia notò che vi era un passaggio di corrente quando l'elettrodo da lui inserito era polarizzato con una tensione positiva. Questo fenomeno venne chiamato effetto Edison e non conduceva quando era polarizzato con una tensione negativa. Durante questo esperimento aveva casualmente prodotto un diodo. Nasce così nel 1904 un dispositivo consistente in una lampada con una piastrina aggiuntiva. Se alla lampada veniva data tensione, il suo filamento si riscaldava fino all'incandescenza ed emetteva elettroni catturati dalla piastrina metallica a cui era data carica positiva da una seconda batteria. Questa valvola, chiamata tubo di Fleming, posta in un circuito radio ricevente, riusciva a rettificare il segnale ricevuto e a renderlo disponibile per far funzionare l'elemento attuatore di un ricevitore telegrafico. Nacque così il primo diodo. In queste due slide vediamo un diodo ad accensione diretta, i primi a essere realizzati. Nel diodo ad accensione diretta è lo stesso filamento che, scaldandosi, emette elettroni. Quando il diodo è alimentato direttamente, gli elettroni fluiscono dal catodo all'anodo. Diversamente, se si inverte la polarità della tensione tra anodo e catodo, il diodo risulta interdetto. In queste altre due slide vediamo un diodo ad accensione indiretta, dove il filamento non emette direttamente gli elettroni, ma riscalda il catodo che sarà lui ad emettere gli elettroni. Dal punto di vista del funzionamento non cambia nulla, cambia solo dal punto di vista dei collegamenti. Nel 1907 Reed Forrest scoprì che, interponendo un filo tra il filamento e la placca, era possibile controllare la corrente che passa fra gli elettrodi, anodo e catodo, e brevettò il suo Audion triodo, che fu usato come rivelatore e oscillatore negli apparati radio dell'epoca. Questa è stata la nascita del primo amplificatore elettronico. Il funzionamento del dispositivo è il seguente. Se alla griglia non viene applicata nessuna tensione negativa, il passaggio di elettroni tra il catodo e l'anodo risulta regolare come un diodo. Più rendiamo la griglia negativa e più impediamo agli elettroni di raggiungere l'anodo, fino a quando, portata la griglia a un certo limite di tensione negativa, non c'è più passaggio di elettroni e il tubo risulta essere interdetto. Per realizzare il nostro oscillatore utilizzerò una valvola di recupero, ovvero un doppio triodo ECC82. Doppio triodo perché, anche se fisicamente vediamo una sola valvola, trattasi di un tubo multiplo, dove sono inseriti due triodi, anche se per la realizzazione dell'oscillatore ne userò soltanto uno. Per calcolare lo stadio di amplificazione in classe A occorrerà ricavare i parametri dal datasheet, ovvero la tensione di alimentazione del filamento che risulta essere di 6,3 volt, la tensione anodica di 250 volt e la corrente anodica di 10,5 mA. Nel datasheet sono anche indicati i valori limiti dove non è possibile spingere oltre la valvola. Per impostare il punto di lavoro dell'amplificatore esattamente a VCC mezzi, i calcoli sono i seguenti. Dividendo la tensione anodica di 200 volt per 2 avremo 100 volt e applicando la legge di Ohm si dividono appunto i 100 volt per la corrente anodica di 10,5 mA. Il calcolo ci restituisce un valore di circa 9524 ohm, che può essere tranquillamente arrotondato a 10.000 ohm, quindi 10 kΩ. Per impostare una tensione di griglia negativa di circa 2,3 volt occorre rendere il catodo più positivo rispetto alla griglia stessa, inserendo un resistore. Dividendo quindi la tensione di 2,3 volt che dovrà cadere sul resistore di catodo per la corrente di 10,5 mA otterremo un valore di circa 219 ohm che può essere tranquillamente arrotondato a 220 ohm. Di conseguenza i valori calcolati saranno 10 kΩ per il resistore anodico e 220 ohm per il resistore di catodo. Occorre calcolare anche la potenza dissipata dai suddetti resistori che risulta essere appena sopra il watt. In questi casi è meglio abbondare. Utilizzerò due resistori da 5 watt. I condensatori connessi tra griglia e anodo servono per disaccoppiare il circuito dalla componente continua. Il condensatore di ingresso griglia insieme al resistore da 1 MΩ stabiliscono anche l'impedenza d'ingresso dello stadio amplificatore.
Utilizzerò per realizzare l'oscillatore questo banco prova da me autocostruito. Ho realizzato questo banco perché mi permette, inserendo la valvola e collegando i vari cavi in base alla pietinatura della valvola stessa, di aggiungere o togliere resistori per testare alcuni progetti. Già inseriti troviamo due condensatori di ingresso e di uscita, ingresso griglia e uscita anodo da 1 micro, e una resistenza di polarizzazione di griglia di 1 mega ohm, che sono, diciamo, valori abbastanza standard. Si possono utilizzare per molti progetti. Quindi adesso non farò altro che inserire i resistori calcolati, ovvero un resistore da 10 kΩ sull'anodo e il resistore da 220 ohm sul catodo, in modo da polarizzare automaticamente la griglia, come visto nello schema. Perfetto, quindi i due resistori di polarizzazione ci sono. Ora non farò altro che collegare l'anodo, il catodo e la griglia guardando lo schema della valvola ECC82 sugli appositi connettori. Quindi abbiamo l'anodo sul 6, la griglia andrà sul 7 e il catodo sull'8. Dovrò collegare una sorgente esterna per accendere il filamento da 6,3 volt. In questo caso, siccome ho utilizzato, guardando lo schema, la parte sinistra del tubo, diciamo così, dovrò collegare questa sorgente di alimentazione tra il piedino 5 e il piedino 9. Inserisco la valvola. Bene, valvola inserita, non faccio altro che alimentare il filamento. La valvola dovrebbe fare un flash, infatti l'ho fatto. Abbiamo 6,3 volt, l'assestamento dell'assorbimento dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 mA. Alimento la notica e controllo col multimetro. Dovremmo essere intorno ai 200 volt da progetto, ma in realtà la tensione sarà più bassa, saremo intorno ai 180 volt. Alimento la notica, possiamo vedere il LED che testimonia appunto l'alimentazione della notica, e abbiamo 187 volt, quindi la corrente anodica assorbita sarà inferiore ai 10,5 mA calcolati per due motivi: uno, perché la tensione anodica è inferiore, e due, perché il tubo non è nuovo, è un tubo vecchissimo e quindi non sarà efficiente al 100%. Proviamo a vedere quanto assorbe. Dovremmo essere al di sotto dei 10 mA. Stacco la notica. E infatti siamo intorno ai 7,5 mA, ci siamo, ma questo non cambierà molto il risultato del nostro progetto. Attenzione, come ripeto, fate molta attenzione quando utilizzate queste tensioni, perché sono pericolosissime. Ho collegato il multimetro in modalità oscilloscopio, ho inserito l'oscilloscopio tra la massa e l'ingresso della griglia, ho preparato la rete di feedback con due condensatori da 100 picofarad e un induttore da 80 microhenry. Ho staccato la notica, mi raccomando fate sempre molta attenzione, mi raccomando bisogna sempre fare molta attenzione quando si lavora con queste tensioni. Quindi collego entrata e uscita ai capi dell'induttore. Bene, la massa in comune dei due condensatori. Alimento la notica e partono le oscillazioni. Siamo intorno a 1 MHz,6 circa, con un'uscita di 53 volt picco picco. Quindi l'oscillatore Colpit funziona regolarmente. Ora però volevo farvi vedere, siccome io dispongo di un condensatore variabile a doppia sezione, inserendo, cioè ovvero sostituendo questi due condensatori con un condensatore variabile a doppia sezione, quindi un condensatore come questo. Questo condensatore è formato appunto da due condensatori che ruotano sullo stesso alberino
e tutti e due i condensatori hanno una capacità che varia da 25 pico a 550 pico entrambi, e quindi ruotando l'alberino i due valori vanno di pari passo. Ora stacco la notica, attendo che il LED si spenga. Questo LED è molto utile perché oltre che far scaricare il condensatore testimonia appunto che non c'è più tensione, o comunque c'è qualora la forniamo. Tolgo i due condensatori dalla rete di feedback, inserisco la massa sui condensatori, le due sezioni prendono il posto dei due condensatori precedentemente tolti, quindi dal punto di vista circuitale non cambia nulla. Cambia solo che ora abbiamo un condensatore variabile e possiamo variare la frequenza. Quindi adesso sto sulla massima capacità di entrambi i condensatori, quindi la frequenza sarà la più bassa possibile. Alimento la notica, partono le oscillazioni, siamo sugli 847 kHz. Diminuisco la capacità del condensatore e la frequenza aumenta, siamo intorno al megahertz, 1 megahertz e 100, 1 megahertz e 2, 1 megahertz e 3, 1 megahertz e 4, 1 megahertz e 5. L'uscita è abbastanza costante, quindi significa che la controreazione della valvola funziona abbastanza bene. 1 megahertz e 8, 2 megahertz e 100, la frequenza massima che possiamo raggiungere con questa rete di feedback. Posso aumentarla ulteriormente inserendo una bobina in parallelo con le stesse caratteristiche di quella già presente. Arriviamo fino a 2 MHz e 7 con una frequenza minima di 1 MHz e 2 e 38. Naturalmente questo può essere fatto entro certi limiti. Vi lascio in questa slide lo schema completo dell'oscillatore da me realizzato. Come visto, si possono sostituire i due condensatori con un condensatore variabile a doppia sezione. Un saluto a tutti da Mr. Volt.